does that mean? Cosa significa? That means next to the nuclear fission plant, basically all the atoms are starting to fall apart. Vuol dire che vicino all'impianto di fissione nucleare tutti gli atomi stanno cadendo a pezzi. Oops. Ops. Houston, we could have a problem here. Houston, possiamo avere un problema qua. Supposedly it's been measured that employees at nuclear plants whose bones start to fall apart, if they move away, the bones heal. È stato dimostrato che le persone che lavoravano in questi impianti, che avevano appunto questi problemi ossei molto forti, quando si sono allontanati sono migliorate. Now, as you might imagine, this is not exactly excellent public relations for nuclear energy, so not many people know this. Ovviamente questo non va molto bene per le pubbliche relazioni con l'energia nucleare, quindi poche persone lo sanno. But let's think about what it means. Ma pensiamo che cosa significa. What is local binding energy? Che cos'è l'energia legante locale? If you take your little horsehair and you go to some place where fusion is happening, Se prendete il vostro pelo di cavallo e lo portate in un posto dove avviene la fusione, the binding energy is higher. l'energia collante, legante, è più forte. All the atoms suddenly remember how to hold together. Improvvisamente tutti gli atomi sanno come tenersi l'uno con l'altro. But when the atoms move into the nuclear fission plant, all the atoms start forgetting how to hold themselves together. Però quando vanno nell'impianto nucleare gli atomi dimenticano di come tenersi insieme, di come essere legati. It's sort of like in a widening gyre, the center cannot hold. È come se in un giroscopio gigante, come se il centro non riuscisse a tenersi insieme. In other words, when you do nuclear fission, you're unraveling the very nest of atoms that you inhabit. Quando si lavora sulla fissione nucleare cosa si fa? Si disintegra, si distrugge proprio il nucleo atomico dell'energia. In other words, if the nuclear industry would admit that the local binding energy is injured, they would know that fission is by definition evil. Quindi se questi personaggi riuscissero ad ammettere che esiste l'energia legante locale, saprebbero che la fissione nucleare è malvagia, cioè perversa. Tesla showed that reversible nuclear fusion was possible, and he said fission was an embarrassment. I mean, it's just like stupid kids. What was possible? Reversible nuclear fusion. Tesla aveva dimostrato che era possibile la fusione nucleare, scusatemi. Reversible nuclear fusion. Ecco, reversibile, fusione nucleare reversibile, mentre invece che la fissione era proprio una roba imbarazzante da bambini dell'asilo. It was started with a carbon button lamp, but that's another story. Aveva cominciato con una lampada a pulsante di carbonio, ma questa è un'altra storia. So the point is, il punto è that all of these stories I've been telling you all morning of how to make a centripetal force, which is the mathematics of fusion. Che tutte queste storie che vi ho raccontato questa mattina di come creare una forza centripeta che corrispondono alla matematica della fusione, it means that the presence of fusion literally tells all the local atoms how to stay together. Vuol dire che la presenza della fusione dice a tutti gli atomi presenti nel luogo come stare insieme. Because one centripetal force helps all centripetal forces. Perché una forza centripeta aiuta tutte le altre forze centripete. However, if you do the opposite, the evil, the fission, però se fate l'opposto, quella cosa perversa che è la fissione, all of the local atoms start to fall apart, literally, measurably, binding energy. Tutti gli atomi locali incominciano ad andare a pezzi, veramente tutta l'energia legante locale se ne va a pezzi ed è misurabile. So biologic memories also are threatened by fission. I mean ancestral memories. Anche le memorie biologiche, quindi le memorie ancestrali, sono minacciate dalla fissione. That is why it is essential that we teach the lesson of restored centripetal forces. Ecco perché è essenziale insegnare la lezione delle forze centripete ripristinate. Repristinated. Yes. So that was the essential introduction for the morning. Yeah? Quindi questa in sostanza è l'introduzione per la mattinata. In summary, per fare un riassunto,
The flame in the mind is when you have a longitudinal pump wave coming from opposite directions. La fiamma nella mente è quando avete due onde longitudinali in pompaggio che arrivano da direzioni opposte. Increases the fusion, implosion, centripetal force of flame in your mind. Questo vi fa aumentare la fusione, l'implosione, la forza della fiamma nella vostra mente. And this afternoon we're going to experiment with 4 or 5 different ways to increase the flame in the mind by simply doing that. E noi oggi pomeriggio sperimenteremo 4 o 5 modi di fare questo proprio. We'll talk about the experience we have when we use wave mechanics to increase the flame in the mind. Allora parleremo di che cosa succede quando usiamo la meccanica d'onda per aumentare la fiamma nella mente. Because once you know the wave shape of consciousness, you can make it. Perché una volta che conoscete la forma dell'onda della coscienza siete in grado anche di farla. And then tomorrow we will talk with a shaman, we'll talk with a Cynthia? Domani parleremo con una sciamana, with a medium, con Cinzia, Yes. con And we una medium, will explore the spirituality, the philosophy, e esploreremo l'aspetto spirituale e filosofico and how to use this practically in shamanic work. e come utilizzare questa cosa in modo pratico nel lavoro sciamanico. Good. So I've carried on at great length. Meaning that the ritual with the Ophanic we do tonight with the piano or tomorrow? Well, we might have time this afternoon. This Well, afternoon yeah. is part of the thing, okay? Yes, because that's one of our experiences of opposing waves. Quindi Davide quella cosa del rituale del pentagramma la facciamo oggi pomeriggio come parte degli esperimenti. Yes. Yeah, maybe like mid-afternoon. All right. Yeah. Mhm. Exactly. Yes. So lots of different ways to do experiences to prove experientially that this wave mechanics produces flame. Quindi tutte queste esperienze servono a dimostrare che questa meccanica d'onda produce la fiamma. Please, now I hope you have questions. Spero che ora abbiate delle domande. Questions are how you prove that you sort of are making this your own. Yeah. E le domande dimostrano che voi state facendo diventare vostro questo materiale. Yes. Any thoughts, comments? Pensieri, commenti? Più che domande è un'associazione con il test dei colori di Lusher. Di Lusher? Sì. There's a color test of Lusher? The Lucia color test. Yeah. Yes, I've heard of it. Yes. Prima ha fatto vedere il colore viola e il colore rosso-arancio, quindi il magenta e il colore rosso-arancio che sono due dei colori principali che sono specifici proprio di Lusher per attivare delle zone cerebrali. Yeah, these are two specific colors that also Lusher uses to activate cerebral zones, the magenta and the red orange. Yes, which are the phase conjugate key signature of photosynthesis. Sì, Yes. le due Yes. segnali di frequenza base della fotosintesi, sì. Yes, and since you bring up color, I think it would be fun to just go into that a little bit more E here. Yes. siccome parliamo di colore sarà divertente entrarci un attimo dentro a questa cosa. You know that if you look at the physics of color, Se guardate la fisica del colore, you can prove that color is caused by just the phase conjugate principle. allora potete dimostrare che anche il colore è portato dalla coniugazione di fase, Geometric origin of color. l'origine geometrica del colore. Basically, we start with the idea that the photon has to travel as a torus. Allora si parte dall'idea che il fotone viaggia come un ciambellatoro, Because in physics and hydrodynamics, all waves travel toroidally. perché in idrodinamica, in fisica, tutte le onde viaggiano toroidalmente. So the new information La nuova informazione is that if you realize that the visible spectrum è che se vi rendete conto che lo spettro visibile is approximately 1 octave è approssimativamente un'ottava, from the ultraviolet, which is called ultra-red, 350 nanometer, to red, that distance in wavelength is 1 octave, 1 power to 350. dall'ultravioletto che noi chiamiamo ultrarosso fino al rosso c'è la distanza che c'è tra loro due, un'ottava. So, and if you realize one other fundamental, Se vi rendete conto di un'altra cosa fondamentale, color is only perceived in the cone of your eye. It's never perceived in the rod.
Allora, il colore è percepito soltanto nel cono dell'occhio, non nei bastoncelli. And if you understand the antenna theory, Se capite la teoria dell'antenna, there is only one reason ever to build a cone as an antenna. c'è solo un motivo per costruire un cono come antenna. The only reason you ever make an antenna, a cone, is if you want to measure the tilt or the phase angle of the approaching donut toroid field. È solo per misurare gli angoli di inclinazione di questo toroide che sta arrivando. So in wave mechanics, you can only use a cone for one thing, and that's to measure the tilt of the incoming donut. Quindi il cono può essere utilizzato per misurare solo l'inclinazione della ciambella in arrivo, di questa onda toroidale in arrivo. So from the point of view of pure wave mechanics, the fact that color is perceived in a cone is proof that color is the tilt angle of the incoming donut photon. Quindi questa è la dimostrazione che siccome se il colore viene percepito solo nell'occhio, vuol dire che l'occhio percepisce il colore di questa ciambella che sta arrivando, a seconda dell'angolatura in cui sta arrivando. So if you look at the visible spectrum, se guardate lo spettro visivo, as from red, the longest wave, to ultraviolet and ultra-red, the shortest wave, has 1 octave. Allora, dal rosso che è l'onda più lunga fino all'ultrarosso che è l'onda più corta, la distanza è un'ottava. So you have, and you look at that as the amount of tilt of a photon going through exactly 180 degrees. E lo guardate come se fosse una ciambella che va in inclinazione, ruota, inclinandosi a 180 gradi. Rosso, verde e viola. So the data fits the clear hypothesis that color is a name for the phase angle of the photon donut. Il colore è il nome che definisce l'angolo di fase della ciambella. Questo è il risultato. And strong evidence that this is physically accurate is la prova che dimostra che questo è accurato a livello di fisica, that if you take this as a precisely linear progression from 0 to 180 degrees, è che se prendete questa come una progressione lineare da 0 a 180 gradi, from red to ultraviolet, dal rosso all'ultravioletto, 700 to 350 nanometers, da 700 a 350 nanometri, that when you get to 45 degrees, quando arrivate a 45 gradi, you're exactly at orange. siete esattamente all'arancio. And when you get to 90 degrees, A 90 gradi, you're exactly at green. esattamente al verde. And remember when we said that green is poison to photosynthesis? Vi ricordate quando dicevamo che il verde è veleno nella fotosintesi? A 90-degree tilt of a photon L'inclinazione a 90 gradi di un fotone is exactly the opposite of phase conjugate. è l'opposto della coniugazione di fase. So that's why green is poison to photosynthesis. Ecco perché il verde è veleno di fotosintesi. Because in wave mechanics, a 90-degree angle is maximum destructive interference. It's evil. Perché nella meccanica d'onda l'angolatura a 90 gradi è una perfetta interferenza distruttiva d'onda. Well, anybody who's ever studied Feng Shui or astrology knows that 90 degrees is evil. Tutti quelli che studiano astrologia o il Feng Shui sanno che l'angolo da 90 gradi non va bene. But now we know why. It's destructive wave interference. Ma adesso sappiamo anche perché è interferenza distruttiva d'onde. Which is why green is death to photosynthesis. Ecco perché il verde è la morte della fotosintesi. So continuing this 135 degrees, which is, this is all cubic. 135 degrees is precisely violet. Ecco, 135 è esattamente viola. Okay, so we tilted a cube. Quindi abbiamo fatto il cubo. All cubic angles, but Tutti angoli cubici. we got 2 other problems here. Ma ci sono 2 altri problemi però. Yellow and blue. E giallo e blu There's 2 other angles ci sono ancora 2 angoli which are not cube. che non sono cubici. What do you suppose they are? E allora cosa The sono? Swedish flag.
Swedish flag. It's the Swedish flag. La bandiera svedese. For a space conjugate country, good one. No, but the precise angle of tilt of the photon that makes yellow and blue is Allora, l'angolo preciso dell'inclinazione del fotone che crea il giallo e il blu è 63 degrees and 117 degrees. 63 gradi e 117 gradi. Where'd that come from? Da dove arriva questa roba? This angle here, from the floor to this pent face, Allora, l'angolo che c'è qui tra il pavimento e la faccia del pentagono that's 63 degrees. sono 63 gradi. This angle here, from this pent face to this pent face, Questo angolo qui that's 117 degrees. sono 117 gradi. Are we done yet? Abbiamo finito? Have we finished proving that phase conjugation is the cause of color? Abbiamo finito di dimostrare che la coniugazione di fase è la dimostrazione del colore. In other words, the photons have to get to the right face angles to make the dodeca to conjugate in order to be sorted. And that's the reason rainbows exist. Now you have to give that to me in pieces. Okay. In other words, the photons have to get to the face angles of the dodeca Allora, i fotoni devono arrivare agli angolature di fase del dodecaedro because that makes them conjugate phases. perché quello gli fa coniugare le fasi And that's what allows them to be sorted into the rainbow. e questo gli permette di essere smistati nell'arcobaleno. In other words, phase conjugation is the reason rainbows exist. La coniugazione di fasi, in altre parole, è il motivo per cui ci sono gli arcobaleni. 12 pairs of cones, 12 paia di coni, 3 pairs of primary color opposites, 3 paia di opposti di colori primari, so that they arrive in precisely this angle, so they emerge only in the angle called conjugate, called dodeca, devono arrivare precisamente in quell'angolatura, devono uscire precisamente da questo che si chiama dodeca, which is cube and dodeca. You see the subset of both. You have both sets questo of è angles. il cubo e il dodecaedro, lo vedete che c'è il cubo all'interno del dodecaedro, sono entrambi. Every face angle in there has a cube dodeca, Quindi ci sono le angolature di fase degli angoli sia cubiche che dodecaedriche, so the donuts have to make this vortex quindi le ciambelle devono fare questo vortice, superset cube dodeca, questo super insieme di cubico dodecaedrico, and they emerge sorted. ed emergono smistate. Yes, and that's the reason there is rainbow, the reason there is color. E questo è il motivo per cui esistono gli arcobaleni e il colore. So phase conjugation is the reason that there is color, really. Quindi veramente la coniugazione di fase è il motivo per cui esiste il colore. Now you know a little bit more from the, well, here's the 12 colors. Ecco i 12 coni. I translate this to transparency and electric image. Stavo riflettendo, proprio basandomi sul testo di Lucia, perché è quello che utilizzo di più, su come si è cambiato nella sua storia e su come il giallo rappresenta l'attività, l'espansione. I just was wondering about this whole thing, and on how actually yellow represents expansion. Yes, precisely, because the dodeca phase angle is best phase conjugate, therefore perfected distribution. Sì, distribuzione perfetta, coniugazione perfetta. Whereas green would be the opposite of that. E invece il verde è l'opposto. Il blu rappresenta il senso di appartenenza nel testo di Busher, il verde invece è il proprio sé, l'autoconduzione di se stesso. L'autoconduzione. Sì, che vuol dire Ok. qual è la forza dell'io per poter espandersi, per poter... E invece il blu? Il blu è il senso di appartenenza. Okay, in this Lusher, blue represents the sense of belonging, and the green is the sense of self. Ah, yes, that's right. Because you see, the green making tetracube creates charge segregation, which is almost literally isolation of charge. Yeah. Sì, il verde infatti fa l'isolamento della carica, isola perché fa una struttura cubica, quindi il senso del sé isolato, no? Yes, because cubic relations for waves create maximum interference, so the charge is isolated from distribution.
Quindi perché in questo caso le onde vengono isolate, non c'è la distribuzione. Even Bucky Fuller got that right. A cube is opposite to life. Anche Buckminster Fuller l'aveva capito giusto, le strutture cubiche sono l'opposto alla vita. But you were going to say something. E infatti Lucian utilizza il cubo, che poi sono state fatte delle correlazioni anche con sia diciamo la farmacologia occidentale che con i rimedi omeopatici. Yeah, Lucian uses the cube and then there's been correlated also to homeopathic remedies and to pharmacological remedies. Yes, Yeah. it's beautiful. Diciamo si può formare il triangolo diagnostico e per contro il triangolo terapeutico. You can do the diagnostic triangle and the therapeutic triangle according to this. Yes. No, that Lucia work is beautiful. Il It's lavoro di wonderful. Lucia è molto bello. And that you're studying is wonderful. Capire quali sono le energie, cioè dov'è la persona in quel momento e quindi dare l'opposto per poter riequilibrare. So you understand where the person is at the moment, at that given moment, and you give her the opposite in order to balance, Yes, which is it out. the perfect phase conjugate opposite, which is the opposite spin pair. Che sono, sì, che sono gli opposti coniugati in fase. A livello, questo si chiama fisiologia di regolazione. Regulation physiology, he calls it. Yes, no, that Lucia work is beautiful, and I think there would be great synergy between that conversation and a deep new understanding of the physics of color based on conjugation. Sì, questo è proprio bello combinato con tutto questo lavoro sul colore. Perché sono dei reattivi a livello neurofisiologico sul cervello, perché cervello destro e cervello sinistro sempre di più si vede che devono essere diciamo coerenti, però il cervello destro funziona più sull'aspetto emotivo e controlla il lato sinistro, il cervello sinistro va più su quello destro, ma ci deve essere una differenza di potenziale perché possono tutte e due diciamo regolare il sistema nervoso autonomo parasimpatico. She's talking about the regulation of the parasympathetic. Sympathetic and sympathetic. Meaning that the two brains, they are different. They Yes. regulate different Yes. functions, and they need to be in a sort of balance in order for the neurovegetative system to. No, that's well known and beautifully described. Thank you. Yes, and the opposing hemispheres are in fact the opposing pump waves. And if you understand how to optimize their phase conjugation, you understand exactly electrically what makes them most self-organizing, most return to the most ordered state. Sì, in effetti lui dice che se uno veramente comprendesse, perché i due emisferi opposti sono queste onde opposte che devono entrare in coniugazione di fase, se uno capisce veramente come farli entrare in coniugazione di fase si hanno i risultati ottimali. Yes, and this afternoon we'll have more fun with this because also when we get to the shamanic part of this, Oggi ci divertiremo perché quando arriviamo alla parte sciamanica di questo, in phase conjugate optic physics, nella fisica della coniugazione di fase in ottica, you remember the lasers doing opposing directions? vi ricordate i laser che vanno in direzioni opposte? When they do time reversal in the physics lab, Quando nel laboratorio di fisica fanno l'inversione del tempo, there is an important principle that I would like to suggest that you meditate on over lunch. allora c'è un principio importante sul quale vorrei che meditiaste durante la pausa di pranzo. You can time reverse a person or a metal, Potete fare l'inversione del tempo con una persona o con un metallo, but there's a condition. ma c'è una condizione. For example, you can take a bar of steel that has rusted and time reverse it back into the past where there's no rust. Ad esempio potete fare un esperimento in cui prendete una barra di acciaio che si è arrugginita e la invertite temporalmente al tempo in cui era perfetta. Or you can go to Guy Oblensky in Sloatsburg, New York and purchase time reversal to reverse your aging and when you had your fatal disease. You can purchase Yeah, it? you can purchase it. Yeah, Guy Oblensky, Bill's partner. Yeah. You go into this electric field, he time reverses you back out of your disease. Okay, so you can buy a time reversal thing where you get in and si può comprare una cosa che è un campo dove uno va dentro malato e viene mandato indietro nel tempo quando non lo era.
But there's a condition. Ma c'è una condizione per fare questo. You can only time reverse back to a condition of greater order. Si può fare l'inversione all'indietro a una condizione di più grande ordine. We'd like to suggest you meditate on that one over Meditate lunch. su questo durante la pausa Yeah, pranzo. we'll have some fun after lunch with that. But and just a last thing, since you were speaking of the cube, Siccome si stava parlando del cubo, here is the heart muscle. qui c'è il muscolo cardiaco. The layers of the heart muscle, the angles of the spiral layers. Allora, gli strati del muscolo cardiaco, che sono le angolature, They are proven è stato dimostrato to be exactly che sono esattamente at the 7 angles or arrows of symmetry through a tetrahedron, ai 7 angoli o le 7 frecce che passano attraverso un tetraedro, which is also the physics of the origin of Hebrew in Sanskrit, as you know. che è anche l'origine della fisica, la fisica dell'origine dell'ebraico e del sanscrito, And we're going to use that after lunch when we do the Ophane. e lo useremo dopo pranzo quando faremo il rituale ofenico. It's also the physics of rainbows. È anche la fisica degli arcobaleni. But the reason the heart is using the tetracube Il motivo per cui il cuore usa il tetracubo is you have to pump the squeezing process. è che bisogna pompare, fare un processo di, come dire, di stringimento, di compressione. You know, the advertisement for a good heart is just like a tomato juicer. You couldn't get a better squeeze. La pubblicità per un buon cuore è come quello di quella cosa che sta alla macchina del succo di pomodori. Sì. Non si può strizzare meglio. It'd also be a good name for house of prostitution. No. Okay. No, we won't go there. But it is about perfect squeezing. Ha a che fare con la perfetta compressione, con la perfetta strettura. That's right. But you see that the angles for the compression wave that the heart is using Allora, gli angoli di compressione che il cuore usa completes the cube. completano il cubo. 7 angles. 7 angoli, The 7 arrows is the title of the book. 7 frecce, che è anche il titolo di un libro. And so the heart completes the conjugating cube, Quindi il cuore completa il cubo coniugante and then you can feel it in your heart. e poi a quel punto lo sentirete proprio nel cuore. We are going to discuss how a center of feeling is created. A center feeling? A center of feeling. In other words, why do you say I can feel it in your heart? Ah, ecco, dimostreremo come il senso della sensazione viene creato. Come mai riuscite a sentirlo nel vostro cuore? You feel it in your heart because your heart is conjugating a pump wave. Lo sentite nel vostro cuore perché il vostro cuore sta coniugando una onda di pompaggio. This afternoon we'll do one more example of that. Oggi pomeriggio facciamo ancora un esempio di questo. Do you know what ball lightning is? Sapete che cos'è come si chiamano i fulmini, cosa sono? Ball lightning it's famous for being responsive to human feeling. It's telepathic. There's Lightning bolt. ball lightning. Ball lightning is a toroid. Ok. I toroidi, che si chiamano ball lightning, cioè palle di fulmine, rispondono al cuore umano It's famous for being telepathic. e sono anche famosi per il fatto di essere telepatici. There's many stories. Ci sono moltissime storie. You can talk to ball lightning. Si può parlare a queste palle. Why is ball lightning responsive to human emotion? Perché queste palle rispondono alle emozioni umane? Because it's a conjugating plasma. Perché è un plasma coniugato che si coniuga. It's the reason why when thousands of people feel something, you feel it too. È il motivo per cui quando tante persone provano un'emozione la sentite anche voi. It is essential to understanding the human condition. È essenziale per comprendere la condizione umana. The very nature of shared feeling is the conjugate one. La vera natura della condivisione delle emozioni è veramente la coniugazione. Conjugate one. La coniugarne una. Yes. To be continued after lunch. Continuiamo.
Dopo pranzo. And more questions after lunch also. E ci sono anche più domande dopo pranzo. Okay. But it's after 1, right? Was that the time? I think so, yeah, more or less. It's 5 after 1? Yeah, Yes. it's fine, it's fine. Take a break. Yeah. Unless there's any more questions that was burning, somebody A meno che non c'è una domanda pressante. something you wanted to... Se vuoi